In questo episodio parlo dei verbi italiani. Nello specifico, oggi continueremo il nostro fantastico viaggio alla scoperta di coppie di verbi e locuzioni verbali che spesso vengono confuse da chi ha imparato l'italiano come lingua straniera. Nell'episodio di oggi spiego la differenza tra i verbi visitare e andare a trovare. Ho detto verbi, ma in realtà andare a trovare non è un verbo in senso stretto, ma è una locuzione verbale. La parola locuzione forse non la conosci. Sembra una parolaccia, ma non è una parolaccia. Però mi raccomando, non confonderla con parole che suonano simili, tipo locomozione, locomotiva, locusta e peperone. Una locuzione è una sequenza fissa di parole che vengono usate insieme. In questo caso abbiamo 3 parole: andare a trovare. Allora ti dico subito che il verbo visitare e la locuzione verbale andare a trovare non sono sinonimi. In altre parole, non significano la stessa cosa e vengono usati in casi diversi. Quindi in questo caso non c'è una zona grigia in cui puoi usare entrambi. In alcuni casi bisogna usare il verbo visitare, in altri casi bisogna usare la locuzione andare a trovare. Quindi in un certo senso la situazione è più semplice. A proposito, io sono Luca e ti do il benvenuto sul canale Italiano con Luca. Ma vediamo quali sono le differenze. Partiamo dal verbo visitare. Il primo caso in cui bisogna usare il verbo visitare è il seguente. Una frase di esempio potrebbe essere questa: l'anno scorso ho visitato Roma. Non è vero, ma era bello dirlo. Cosa significa? Sono andato a Roma e ho, per così dire, esplorato la città. Ho fatto come fanno i turisti, cioè sono andato nei luoghi più interessanti dal punto di vista turistico. Ho visto i monumenti e le attrazioni turistiche più importanti. In questo caso non posso dire sono andato a trovare Roma. Ovviamente posso dire sono andato a Roma, ma non posso dire sono andato a trovare Roma. Se dico sono andato a Roma, non sottolineo l'aspetto dell'esplorare i vari luoghi della città. Quindi ecco, quando si tratta di vedere le attrazioni turistiche di una città, di solito per la prima volta, si usa il verbo visitare, non si può usare la locuzione verbale andare a trovare. Io ho fatto un esempio con una città, ma lo stesso discorso vale per altri luoghi, come per esempio un paese o una regione. Per esempio, io posso dire: l'anno scorso ho visitato il Brasile, oppure l'anno scorso ho visitato la Toscana. Inoltre, il verbo visitare si può usare anche in riferimento a specifiche attrazioni turistiche, come per esempio un edificio storico, un monumento, un museo, una galleria d'arte e così via. Per esempio, io potrei dire: l'anno prossimo visiterò il Duomo di Milano. Che intonazione assurda. Vabbè. L'anno prossimo visiterò il Duomo di Milano. Oppure l'anno prossimo visiterò la Cappella Sistina. Oppure l'anno prossimo visiterò la Pinacoteca di Brera. E fai attenzione che ho detto la Pinacoteca di Brera e non la Paninoteca di Brera. Insomma, quando il riferimento è a una visita turistica non si può usare andare a trovare, ma bisogna usare il verbo visitare. In questo senso si possono visitare una città, un paese, una regione, un museo, un edificio storico, eccetera, eccetera. Ma vediamo il secondo caso in cui si deve usare il verbo visitare. Una frase di esempio potrebbe essere:
Ho visitato il sito web della vostra azienda, ma non ho trovato le informazioni che cercavo. In questo caso non si può usare la locuzione andare a trovare. Non posso dire sono andato a trovare il sito web della vostra azienda. Lo stesso discorso vale per altri luoghi virtuali, come per esempio una pagina Facebook. Per esempio io posso dire ho visitato la pagina Facebook della tua azienda. Probabilmente il verbo visitare si può usare anche con Instagram, non so. A dire il vero non so neanche che cazzo sia Instagram. Tutti mi dicono che dovrei aprire un profilo su Instagram, però io non ho ancora capito a che cazzo serva. Ma vediamo il terzo caso in cui bisogna usare il verbo visitare. Il terzo caso in cui bisogna usare il verbo visitare è quello delle visite mediche. In italiano diciamo che i medici o i dottori visitano i pazienti. Quindi questo contesto è molto specifico. Ci sono una persona che è un medico e una persona che è un paziente. Il medico visita il paziente. Non posso dire che il medico va a trovare questa persona, devo dire che il medico la visita. Allo stesso modo non posso dire il medico va a trovare i pazienti dell'ospedale, devo dire il medico visita i pazienti dell'ospedale. Passiamo ora alla locuzione verbale andare a trovare. A differenza del verbo visitare, la locuzione verbale andare a trovare si usa solo con le persone. Non si usa con i luoghi fisici o virtuali e non si usa con le cose inanimate. Come abbiamo appena visto, il verbo visitare può essere usato con le persone soltanto nel caso del medico che visita il paziente. Con le altre persone non posso usare il verbo visitare. In altre parole, se io non sono un medico e non sto facendo una visita medica, non posso usare il verbo visitare. Mi raccomando, fai attenzione perché se dici una frase del tipo ieri sera ho visitato i miei amici, ecco, questa frase potrebbe essere motivo di umorismo. Qualcuno potrebbe fare delle battute e dire che in sostanza hai fatto una visita medica ai tuoi amici. Li hai sottoposti a una visita medica. In questo caso devi dire ieri sera sono andato a trovare i miei amici. Cosa significa? Sono andato a casa dei miei amici o, in ogni caso, dove vivono i miei amici. Qual è la differenza tra ieri sera sono andato a trovare i miei amici e ieri sera ho visto i miei amici? Che nel primo caso sottolineo il fatto che sono andato dove vivono. Se non si specifica niente è sottinteso il riferimento alla casa o al luogo dove vive una determinata persona. Se invece vai nell'ufficio in cui lavora un tuo amico, puoi dire sono andato a trovare un mio amico al lavoro. Io ho fatto l'esempio dell'ufficio, ma può essere un luogo di lavoro di un altro tipo. Se invece non dici al lavoro e dici soltanto sono andato a trovare, è sottinteso sono andato a casa sua. Un'altra frase di esempio potrebbe essere questa. Ieri sera sono andato a trovare Laura. Tra parentesi, questo è soltanto uno dei modi con cui... non riesco a parlare. Tra parentesi, questo è soltanto uno dei modi con cui... Tra parentesi, questo è soltanto uno dei modi con cui puoi dire questa cosa. Per esempio, puoi anche dire ieri sera sono andato a casa di Laura. Oppure, in alternativa, puoi usare la preposizione da e dire ieri sera sono andato da Laura.
Cosa significa sono andato da Laura? Significa sono andato a casa di Laura. La locuzione andare a trovare si può usare con persone di qualsiasi tipo. Puoi andare a trovare un amico, un'amica, i tuoi genitori, i tuoi parenti, eccetera, eccetera. In alternativa, come dicevo, puoi usare l'espressione andare a casa di e poi specificare il proprietario. Per esempio, sono andato a casa di un'amica. Ok, scusate per l'intonazione robotica. Sono andato a casa di un'amica. Oppure puoi usare la preposizione da e dire sono andato da un'amica. Oppure sono andato dai miei genitori. Di solito quando si usa la locuzione andare a trovare si sottolinea lo spostamento, cioè il fatto che la persona abita in un altro luogo. Se vai dalla vicina che abita al piano di sopra, probabilmente ti conviene dire sono salito dalla mia vicina, non sono andato a trovare la mia vicina, proprio perché abitate nello stesso palazzo. Un'espressione simile, ma molto più formale, è fare visita a qualcuno. Fai attenzione a questa espressione perché è una variante più formale di andare a trovare qualcuno, non del verbo visitare. Quindi si usa negli stessi casi in cui si usa andare a trovare. Diciamo che andare a trovare è un'espressione informale molto comune. Invece la locuzione fare visita a qualcuno viene usata solo in contesti formali. Per esempio, il Presidente della Repubblica di solito fa visita alle persone, non le va a trovare. Sui giornali è molto più comune leggere frasi del tipo il Presidente ha fatto visita ai parenti delle vittime. Che cazzo di intonazione è? Il Presidente ha fatto visita ai parenti delle vittime, che non il Presidente è andato a trovare i parenti delle vittime. In generale, se non sei il Presidente della Repubblica, ti sconsiglio di usare l'espressione fare visita a qualcuno. Per esempio, facciamo finta che i genitori del tuo ragazzo o della tua ragazza ti abbiano invitato a cena per conoscerli. Ecco, in teoria potresti dire farò visita ai genitori della mia ragazza, oppure farò visita ai genitori del mio ragazzo. Però sinceramente, a meno che tu non sia il Presidente della Repubblica, ti sconsiglio di dire così. Anche perché se usi questa espressione fai capire che fra te e i genitori della tua ragazza oppure del tuo ragazzo c'è un rapporto molto freddo e formale. Se uno mi dice farò visita ai genitori della mia ragazza, mi viene naturale chiedergli se andrà da solo o con un'intera delegazione. Un modo più naturale di esprimersi potrebbe essere andrò a cena dai genitori della mia ragazza. Quindi, per ricapitolare, il verbo visitare si usa con i luoghi fisici o virtuali, mentre la locuzione andare a trovare si usa con le persone. C'è solo un caso in cui il verbo visitare si può usare con le persone ed è il caso del medico che visita il paziente. Negli altri casi bisogna dire andare a trovare, che equivale a andare a casa di oppure andare da. Spero che la differenza tra il verbo visitare e la locuzione andare a trovare sia chiara. Se hai delle domande, lasciale nei commenti qua sotto. Qui ti lascio un altro video che ti consiglio di guardare. Mi raccomando, ti consiglio di guardarlo, non di visitarlo. Quindi ecco, non visitarlo, ma dagli un'occhiata.